Signori miei, buon pomeriggio a tutti quanti, sono qui col mio caffettino e ne approfittiamo per parlare delle ultime uscite, della nuova figata che ufficialmente Anthropic ha rilasciato oggi. Parliamo di agenti, parliamo di Cloud Code, è sulla bocca di tutti e quindi ci tengo ad aggiornarvi in tempo reale su quello che sta succedendo. Quindi, senza perderci in ulteriori chiacchiere, andiamo a vedere immediatamente che cosa è successo. Allora, ci spostiamo qui e partiamo immediatamente da quella che è la pagina di Anthropic, ok? Qui Anthropic, nella sezione di Cloud Code, quindi nella sezione dedicata a Build with Cloud Code, parla dei sub-agents e ci spiega un po' che cosa sono questi sub-agents. Specifico che usciranno a breve, in realtà sarebbero dovuti uscire prima, ma questa notizia, diciamo, voglio rilasciarvela velocemente, quindi questo video uscirà prima del video in cui vi parlo degli agenti, quindi arriverà un video in cui parliamo bene del concetto di agenti rispetto all'intelligenza artificiale, quindi mi raccomando, se l'avete fatto iscrivetevi per rimanere aggiornati. Guardiamo che cosa dice però Cloud Code. Cloud Code, in certo senso Anthropic, scusatemi, cita il fatto che i sub-agents sono preconfigurati, quindi sono delle intelligenze artificiali preconfigurati, personalizzati, tale che Cloud Code possa delegargli delle task. Va a specificare il fatto che hanno dei compiti specifici, quindi sanno che devono andare a lavorare nel dettaglio in un'area specifica del codice e soprattutto hanno un'expertise. Ok? Quindi per esempio sono esperti nel campo della sicurezza e quindi diciamo ok, tu nasci per focalizzarti unicamente alla ricerca di falle, di problematiche, di problemi che potrebbero causare, non lo so, delle falle all'interno del nostro database, cose di questo tipo. Oppure possono essere degli esperti del front-end, tu sei un esperto di front-end, oppure esistono gli agenti designer, mettiamoli così, tu sei un esperto di design, assicurati che la mia applicazione copra l'user experience, eccetera, eccetera, eccetera. E utilizzano la loro context window in maniera separata dalla conversazione principale. Questo è importante, cioè nel senso che se sappiamo che Cloud Code utilizza Sonnet, che ha 200.000 token di context window, cosa vuol dire? Vuol dire che il contesto con cui interloquiamo con il modello può essere al massimo di 200.000 token. Questo è importante perché logicamente porzioni di codice fanno parte del contesto e fanno sì che questo vada a pesare. Se i sub-agent però hanno una context window definita, in un certo senso comunque loro, allora sono 200.000 token, più 200.000 token, più 200.000 token, più 200.000 token, più 200.000 token. Capite che una task distribuita per i giusti sub-agent fa sì che il potere del modello diventi ancora di più, cioè nel senso che andiamo ad avere un contesto più dettagliato e sappiamo che nel mondo dell'intelligenza artificiale più contesto vuol dire più qualità, quindi questo è importantissimo. Inoltre va bene, viene detto che possono essere configurati con tool specifici, eccetera eccetera eccetera, ok? Ma andiamo a vedere che cosa è effettivamente cambiato. È cambiato che effettivamente se noi andiamo a utilizzare Claude nello specifico avvio nella porzione di resume, quindi ricarichiamo quella che è una mia chat dove attualmente sto lavorando al project di Balance, arriveranno aggiornamenti su quello, è comparsa una nuova dicitura qui come comando che è agents, ok? Come potete vedere io all'interno del progetto ho già degli agenti e vi faccio un bellissimo regalo perché vi lascio in descrizione questa bellissima repository di questo ragazzo che è molto fissato con Cloud Code, quindi fa dei lavori veramente molto interessanti, che ha già buttato una serie di agents e lo ha fatto con la dicitura richiesta da Cloud, cioè perché logicamente Anthropic dice vedi dovresti crearle in questo modo, infatti ci sono una serie di cosine specifiche, vedete che per esempio il front-end designer ha una serie di cose, cioè possiamo fare veramente delle specifiche molto dettagliate a livello proprio di struttura, di come eseguire questo e quest'altro, ed è veramente interessante. Ve la lascio in descrizione, quindi vi basta semplicemente scaricare e integrare all'interno del nostro progetto e poi il modello, cioè scusatemi, Cloud Code, il sistema più che il modello, andrà direttamente a farlo funzionare. Ora in realtà però volevo fare con voi qualcosa di divertente, quindi oltre a parlare di questi qui io andrei sul Create New Agent, lo integrerei sempre all'interno del progetto, Generate with Claude, che vuol dire che voi date una specifica, Claude prende questo, sfruttando un prompt dettagliato, fa sì di generare questo qui, questo MD, quindi questo file markdown, perfettamente utile al modello. Andiamo quindi a cliccare così e ci viene detto per piacere descrivi, io qui ho un input dettagliato che è molto semplice, voglio creare un translator agent, quindi un agent specifico nel campo delle traduzioni, che utilizzando i18n, lo cito in italiano, vada a far sì che la mia applicazione sia sempre aggiornata. Quindi inviamo e lui sta generando l'agente. Mentre fa questo, prima di testarlo, effettivamente voglio spiegarvi
Dov'è la figata? Perché così sembra ancora non troppo potente, sì, hai un context window, eccetera, eccetera, ma la bellezza sta nelle catene di agenti. Perché? Perché attenzione, se io all'interno della specifica di quello che potrebbe essere l'agente dettagliato al front-end, ok? Specifico che ogni volta che genera una feature deve chiamare l'agente della traduzione, allora vedremo che quando noi diamo una task, automaticamente la chain operativa diventa quasi come nell'effettivo avere una serie di dipendenti, sono persone specifiche che si focalizzano. Il mio translator agent è come avere una persona a cui dire ok, tu ti assicuri che la mia applicazione, sto lavorando a Balance, sia tradotta in tutte le lingue, questa è l'infrastruttura, lui la conosce, fai sì che tutto funzioni. Capite bene? La potenza sta qui. Il lavoro che farò adesso, e ne parleremo poi in un altro video, è veramente uscita oggi, effettivamente come feature. Non so quando vedete questo video, forse domani, quindi sarà passato qualche giorno, ma nell'effettivo è qualcosa di nuovissimo. L'obiettivo sarà creare una chain operativa e sicuramente ne riparleremo, quindi fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi interessa vedere anche questo. Continuiamo comunque, rispostiamoci qui e ci ha detto ok, ti sto creando il nuovo agent, mi specifichi un secondo quali tipi di tool dovrebbe utilizzare. Per me in questo caso penso che possa effettivamente andare a utilizzare tutti quanti i tool, quindi gli dico continuo. Lui mi dice guarda, mi dai un colore, nello specifico gli diamo questo qui, molto carino, e mi dice ok, te lo sto creando, la descrizione è veramente lunga, 400 caratteri, la gente ha accesso a tutto, questo è interessante, se l'è creata da solo ed è andato in overflow, però va bene, andiamo e dovrebbe averlo creato, dov'è? Voi lo vedete? Dov'è? Aspetta, ah, eccolo qui, l'ha chiamato i18 String Translator, non ha seguito il mio nome, ma va bene così. Adesso effettivamente proviamo a fare qualcosa, cioè gli chiediamo esegui un'operazione di traduzione della seguente codebase. Ok? Quindi assicurati di iterare alla ricerca di stringhe hard-coded, che vuol dire che sono forzate, nel senso che se voi all'interno di un testo scrivete clicca qui e avete un'applicazione multilingua, quella stringa si dice hard-codata, fatemelo passare, perché vuol dire che effettivamente quella stringa è stata forzata ad essere lì, ok? Quindi assicurate di iterare alla ricerca di stringhe hard-coded e fai sì che siano in linea con le nostre lingue adoperate. Vabbè. Se clicco invio, adesso vediamo che cosa succede, perché lui sta controllando una serie di cose e dovrebbe, nell'effettivo, attenzione, l'ho chiamato. Capite? Vedete? Adesso ti aiuto con la traduzione lavorando sulla tua codebase. Lasciami utilizzare questo agente per fare quello che mi hai chiesto. E vedete che qui sotto viene citato i18 String Translator, quindi effettivamente è partito adoperando l'agente. Nello specifico, come abbiamo detto, questo agente ora è molto verticale, ok? Questo piccolo prompt che noi abbiamo inserito qui in realtà viene unito a questo, ve lo faccio vedere immediatamente. Apriamo cursor e all'interno della codebase, quindi qui, possiamo in realtà andare a leggere tutto questo. Cioè ragazzi, capite bene che your goal is to ensure the application provide a seamless multilanguage experience, eccetera, eccetera, eccetera. Ok? Lui adesso sta lavorando, infatti inizia a cercare cose, ma lo fa con un contesto molto ma molto verticale e sicuramente, dato che devo essere sincero, nell'ultimo periodo Cloud Code lo sto principalmente utilizzando per questo refactoring qui, quindi scrivo le cose e gli dico dai, fai sì che siano tutte tradotte. E molte volte sì, lo fa in maniera eccellente, ma molte volte si perde delle cose. Nell'effettivo, lavorando con un agente verticale, invece, abbiamo un'esperienza molto, ma molto, ma molto più strutturata. Ok ragazzi, detto questo, penso di avervi dato un piccolo incipit per farvi capire questa nuova figata. Devo dire ragazzi, in realtà era un qualcosa che stavo pensando, vi do un piccolo input. Un gruppo sta lavorando ad una versione open source
di Cloud Code, in un certo senso cercano di, dato che sì, Cloud Code è open source, ma in realtà non così tanto, molti stanno lavorando per estrarre, sono già uscite delle versioni particolari, alcuni sviluppatori di modelli hanno creato le loro versioni, eccetera, eccetera. È un gruppo autonomo che non fa modelli, ha detto ma sai che c'è, adesso faccio uscire la mia versione. In realtà la stavo aspettando, stavano avendo ritardi, ma la mia idea era proprio quella di partire da quella repo e far sì di avere una specializzazione degli agent. Anthropic, logicamente, se ci ho pensato io, ci hanno pensato anche loro e sono felicissimo del fatto che l'abbiano fatta uscire perché secondo me è una vera hit. Nulla ragazzi, io adesso continuerò a utilizzarla nel mentre lui sta facendo una serie di cose, cercando di comprendere stringhe, sta utilizzando Git e cose del genere, però noi ci salutiamo con questo video, spero vi sia stato utile, spero che utilizziate, se li state utilizzando, se utilizzerete Cloud Code in questo modo, fatemelo sapere, io vi aspetto qui sotto nei commenti e come al solito vi ringrazio di essere arrivati fin qui e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!